Ciao a tutti, qualche giorno fa ho postato una foto di due double barrel chiedendo quali erano le differenze. Molti di voi sono andati abbastanza vicino, adesso è mio dovere, credo, svelare qual è la differenza tra questi due ammortizzatori che ho qui sul banco. La prima cosa che avete notato era il discorso delle molle. Queste qua sono molle in titanio, quindi tutte e due titanio. La differenza tra le spire era solamente il libraggio, quindi la durezza della molla. Questa era una 375, l'altra era una 305, quindi prima differenza, ma era molto evidente. Adesso andiamo a vedere le differenze un po' più tecniche. L'avete azzeccato alla grande, stelo, uno è da 9,5, l'altro è da 8. Adesso li vedete anche a schermo intero. L'altra differenza è il colore del serbatoio, che non ha assolutamente nessun benefit a livello di funzionamento, se non un benefit al piacere estetico, visto che qualcuno ama anche quello. Gli occhielli sono gli stessi, quindi questi, gli occhielli in testa sono gli stessi, le regolazioni sono esattamente le stesse. Questo è il double barrel da discesa, il classico, quello che è esistito per 15 anni. Due parole sul perché lo stelo grosso piuttosto che lo stelo piccolo. Direi l'unica motivazione pratica vera di avere uno stelo più grosso è quella di essere capaci a resistere a delle spinte dell'ammortizzatore quando è innestato nel telaio, che avvengono non in asse, quindi con un carro che flette, con un telaio che flette. Quindi lo stelo da 9,5 è stato necessario come upgrade, come modifica dopo 10 anni quasi di stelo da 8, solo e esclusivamente per resistere a quel tipo di forze. L'ammortizzatore da 8 che io uso personalmente, tra l'altro questo è il mio personale che uso sulla mia bici, stelo da 8, questo mono qui ha più di 5-6 anni, non si è rotto mai niente. Quindi quando si rompono gli ammortizzatori, su questo farò un'altra puntata, più che puntata farò un video fatto bene come si deve, tecnico, sul perché le sospensioni si rompono. Comunque il discorso dello stelo è solo e esclusivamente per dare una mano alla vita dell'ammortizzatore quando il telaio non spinge in maniera assiale. A livello di idraulica cambia qualcosa avendo lo stelo grosso e lo stelo piccolo? Sì, cambia qualcosa e la diversità è la seguente. Quando noi immergiamo lo stelo all'interno dell'ammortizzatore, l'ammortizzatore va visto come un bicchiere pieno di acqua, un recipiente pieno di fluido, e il fluido è l'olio. Se noi ci immergiamo un solido, che è questo stelo, l'acqua, cioè l'olio, vorrebbe straripare dal nostro bicchiere, perché io infilo un volume dentro il liquido. Dove va l'olio? L'olio non è comprimibile, l'olio non può straripare perché non esce da nessuna parte, l'ammortizzatore non si gonfia, non succede nulla. In realtà l'olio va nel separatore, il separatore al 50% è azoto e per il 50% è olio. Quando io infilo lo stelo dentro l'ammortizzatore, l'olio viene spostato dentro il separatore si sposta, si comprime perché da un lato c'è azoto e quindi lascia lo stelo la possibilità di entrare dentro un liquido incomprimibile. Se io ho uno stelo più grosso, che è il 9,5 rispetto all'8, chiaramente sposterò più volume di olio. Quindi questo cosa significa? Significa che andando verso il fondo corsa io avrò una pressione dentro il separatore che cresce di più rispetto allo stelo più piccolo, quindi 9 o 8,5. In parole pratiche cosa cambia? A mio parere niente, a mio parere quasi niente. Certo, con il banco prova e con le strumentazioni sono in grado di vedere quant'è questo aumento di progressione finale di un ammortizzatore con lo stelo piccolo e uno stelo grosso, però nella pratica il rider classico, secondo me bendato, non ha modo di capire qual è la differenza. C'è una micro sensibilità maggiore chiaramente avendo uno stelo piccolo, perché lo stelo piccolo sente meno la pressione del separatore, ma stiamo parlando veramente di concetti molto spinti che la maggiorità di persone, inclusi i rider professionisti, non sono in grado di percepire. Quindi la morale: non facciamoci troppe seghe, e vanno bene tutti e due. Comunque vi ringrazio per aver tentato di rispondere, e molti hanno anche risposto in maniera corretta, hanno subito visto lo stelo, altri si sono focalizzati sulle molle, che sono poi queste. Però dai, diciamo che mi fa piacere la partecipazione. Nei prossimi tempi farò un po' di
di foto interessanti a particolari di sospensioni, vediamo se indovinate cosa sono, così anch'io capisco quanto avete le mani dentro. Ai ai ai, non ditemelo però, dai, ciao a tutti.